Un caro saluto a ciascuno di voi, a coloro che possono guardare questo video. È la seconda puntata, in un qualche modo, il secondo episodio che vogliamo raccontare, e siamo sempre nell'ambito della crisi, dove la crisi è un'opportunità nella Sacra Scrittura. Siamo al capitolo 2 del libro dell'Esodo, dal versetto 11, e dove abbiamo guardato nella prima crisi, nel capitolo 3 della Genesi, ora incontriamo Mosè. E dopo che i primi versetti del capitolo 2 ci avevano raccontato la nascita di Mosè, la sua storia che arriva a portarlo nella corte del faraone, ora c'è un cambiamento completo di prospettiva. Mosè, dice il libro dell'Esodo, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e nota un'ingiustizia. Vede che un egiziano colpisce un ebreo e, voltatosi, colpì a morte l'egiziano. Ancora al versetto 13, il giorno dopo, Mosè uscì di nuovo e vide due ebrei che litigavano. Quel si recò del versetto 11 e uscì del versetto 13 sono lo stesso verbo. Sono il verbo dell'Esodo. L'atteggiamento di Mosè è quello di uscire dalle proprie sicurezze, dalla reggia faraonica dove abita, e prende contatto con la sua profonda identità, quella di essere appartenente a un popolo, quello ebraico. Mosè è uomo di giustizia e uccide e vuole in un qualche modo fare giustizia, ma con la violenza, su un torto che un altro suo fratello subisce. È il primo esodo di Mosè da se stesso, un esodo che va incontro a una realtà che è la sua dualità. Mosè è egiziano, è ebreo. Mosè ebbe paura, dice il libro dell'Esodo al versetto 14, e fuggì. Dopo che il faraone vuole metterlo a morte, fuggì. Si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Dopo la violenza, pur per contrastare un'ingiustizia, Mosè fugge e siede e si ferma presso un pozzo. Non possiamo non sentire in questo episodio quasi una profezia, un prologo dell'incontro di Gesù con la donna samaritana. Anche Gesù si ferma presso un pozzo. Diventa una sosta provvidenziale, perché è una sosta che chiede l'intervento di Dio. E lì incontra un sacerdote, il sacerdote di Madian. Comincia in un qualche modo il secondo esodo di Mosè, quello che lo porterà a far parte di una famiglia. Questa fuga di Mosè riparte da una famiglia. Questo nuovo esodo di Mosè, il secondo, che è generato in un qualche modo dal ripensare alla sua identità, Mosè lo fa ripartire da questo pozzo. E qui l'incontro con queste 7 ragazze che ancora una volta Mosè difende da altre violenze. Mosè, ripeto, è un uomo giusto. E quando il libro dell'Esodo, al versetto 17, dice che Mosè si levò a difendere le ragazze, usa un verbo che generalmente è attribuito solo a Dio. È un intervento quasi divino, quello della giustizia, che non ha bisogno però della violenza. Mosè ha questa consapevolezza nuova e riparte da una famiglia. Quella domanda del padre delle ragazze, Reuel, al versetto 20, dov'è? È una domanda di senso, una domanda che fa ripartire Mosè dal calore di una famiglia, dal calore di una nuova storia, di un nuovo capitolo della sua vita. E così Mosè accettò di abitare con quell'uomo
si legge al versetto 21, che gli diede in moglie la propria figlia Sipporà. La sua missione di liberare il popolo di Israele comincia qui. Comincia con quella liberazione delle donne da una violenza, comincia con la liberazione da una dualità da cui è costretto, comincia dalla liberazione di Mosè da se stesso in un qualche modo, per ritrovarsi e per ritrovare l'identità della sua missione profonda, del progetto che Dio ha su di lui. Mosè trova una nuova terra, trova una nuova casa, che non è né nel territorio ebraico né nel territorio egiziano. Riparte da una nuova appartenenza. Il nome del figlio Gershom dice anche e contiene in sé il preludio della missione a cui Mosè sarà chiamato. Si passa dall'egiziano del versetto 19, un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori, a un uomo che vive come forestiero in terra straniera. Mosè in un qualche modo deve perdersi per ritrovarsi, deve smarrire e prendere le distanze dalla sua storia per ritrovare in profondità se stesso. E qui comincia la missione, quando dal versetto 23 al versetto 25 il libro dell'Esodo racconta una storia che riparte. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne diede pensiero. Ci sono quei verbi: ascolta, ricorda, vede, conosce. Sono i verbi di un Dio che non solo è protagonista della storia della salvezza dell'uomo, ma ha in mente, vuole per l'uomo il massimo del bene, soprattutto vuole che l'uomo sia liberato dalla schiavitù. Comincia qui la missione di Mosè, anche se lui ancora non ha chiari i confini di questa missione, non è definita, Dio ancora non gli ha parlato direttamente. Da questa crisi profonda dell'identità di Mosè nasce la potenza della missione. Quest'uomo è leader, è capo, diventerà un capo popolo e lo farà perché in un qualche modo metterà in pratica quello che è la presenza costante di Dio nella vita del popolo ebraico e nella vita di ciascuno di noi. Un Dio che ascolta, ricorda, vede, conosce, conferisce a Mosè una missione nuova, da una crisi un'opportunità, dalla profondità di una crisi esistenziale alla partenza di una nuova missione.